Anche se nei primi decenni del 1900 vennero sviluppati alcuni sistemi di sintesi vocale puramente elettrici, il primo dispositivo che possiamo considerare come un sintetizzatore elettromeccanico a tutti gli effetti fu il Voder, Voice Operating Demonstrator, progettato da Homer Dudley presso i laboratori Bell e presentato per la prima volta durante la Fiera Mondiale di New York nel 1939. Il Voder permetteva di sintetizzare la voce umana attraverso un modello elettromeccanico che andava ad imitare gli effetti e le caratteristiche del tratto vocale umano. Il Voder è basato però su un altro sistema, sviluppato precedentemente da Dudley, ovvero il vocoder. Il nome vocoder deriva da voice coder, ovvero un sistema progettato per analizzare e interpretare il segnale della voce umana. Il vocoder fu il risultato di una lunga ricerca nel campo delle telecomunicazioni. L'obiettivo principale era quello di rendere più facile la trasmissione delle conversazioni telefoniche su lunghe distanze, dato che una versione codificata del parlato poteva occupare meno banda e quindi venire incontro alle limitazioni poste dai cavi di trasmissione dell'epoca. Il vocoder si basa sull'idea di scomporre il suono della voce umana nelle sue caratteristiche principali e utilizzarle poi per ricreare la voce in maniera intellegibile. Il funzionamento del vocoder si può descrivere così: un sistema che permette di creare un suono combinando due sorgenti, una chiamata portante e l'altra chiamata modulante. La sorgente modulante è rappresentata dalla voce umana. Il segnale vocale viene acquisito attraverso un microfono, campionato, successivamente passato in una serie di filtri e infine separato in più canali, andando a creare un segnale detto di controllo. Questo segnale viene successivamente utilizzato per modulare il segnale portante, che può essere per esempio un generatore di rumore, anche questo separato in più frequenze. In questo modo si possono utilizzare questi due segnali per controllare un sintetizzatore, che va a ricreare le caratteristiche salienti del segnale originale, ovvero la voce umana, ma con una minore risoluzione. È da questo che deriva il cosiddetto effetto robotico del suono prodotto da un vocoder. Ma torniamo al Voder. Nel Voder, invece, lo spettro vocale viene suddiviso in 10 bande. Il sistema include sia oscillatori che generatori di rumore, utilizzati per produrre segnali sonori, che, filtrati, vanno a produrre il suono finale. A differenza del vocoder, che utilizza la voce umana come input, nel Voder viene utilizzata una particolare console equipaggiata con una tastiera meccanica composta da 10 tasti, tanti quante le bande principali. Attraverso la manipolazione dei tasti si potevano controllare gli oscillatori e i filtri. A quanto pare però l'utilizzo della tastiera era veramente complicato, tanto che fu necessario addestrare delle operatrici specializzate. Proviamo a vedere insieme un filmato dell'epoca che illustra il funzionamento e il suono prodotto dal Voder. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me, with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. Il successo del vocoder e del Voder poi fu prima di tutto legato alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti queste tecnologie vennero ampiamente utilizzate dalle forze armate statunitensi per facilitare le comunicazioni transoceaniche. Ma fu dopo la guerra che questi sistemi incontrarono un secondo e forse ben più famoso destino. Infatti, alcuni anni dopo la fine della guerra, Homer Dudley si recò in visita all'Università di Bonn. Fu qui che nel laboratorio di fonetica dell'università si cominciarono a sondare le potenzialità del vocoder in campo musicale e si pensò di utilizzare il Voder come uno dei nuovi strumenti per la nascente musica elettronica. Ma è nel 1971 che il vocoder si fa conoscere al grande pubblico, grazie alla compositrice Wendy Carlos. Per le musiche della leggendaria colonna sonora del film Arancia Meccanica, la Carlos utilizzò un sistema ispirato a quello di Dudley per far cantare la corale della Nona Sinfonia di Beethoven al suo sintetizzatore Moog. Grazie a Wendy Carlos, il vocoder divenne un effetto iconico, imprescindibile per chiunque utilizzasse un sintetizzatore.
Basti ricordare tutti i musicisti che ne fecero largo uso, dai Kraftwerk alla Yellow Magic Orchestra fino a Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese. Oggi il vocoder è un effetto presente in moltissimi sintetizzatori come il Korg R3 o utilizzabile attraverso svariati plugin VST. Il voder in ogni caso ha segnato uno spartiacque nella storia della sintesi vocale e potrebbe essere considerato come l'antenato dei moderni sistemi di text-to-speech. Il voder aveva dimostrato per la prima volta che era possibile produrre artificialmente un discorso intellegibile, ma l'invenzione di Dudley andava oltre la pura creazione di voci sintetiche, perché includeva moltissime innovazioni nel campo dell'analisi, della modellazione e del processamento della voce umana, tecniche che sono utilizzate ancora oggi. A differenza degli esperimenti di von Kempelen, dove il traguardo da raggiungere era la riproduzione meccanica del comportamento dell'apparato fonatorio umano, con Dudley la sintesi vocale entra nell'era dell'informazione. Le voci artificiali trovano quindi una loro applicazione: perfezionare la comunicazione a distanza. Una cosa è certa: dopo la dimostrazione del voder, il mondo è diventato sempre più interessato alla sintesi vocale, aprendo quindi a nuovi sviluppi. Il passo successivo è stato quindi di tipo sia teorico che tecnologico. Il primo è stato lo sviluppo di una teoria acustica della produzione del parlato. Il secondo è stato invece la creazione dei primi sintetizzatori basati su tale teoria. La teoria riguardante la produzione del parlato umano richiederebbe una serie di episodi a sé stanti. Ma nella sua forma più semplice, tale teoria afferma che è possibile descrivere la produzione di una parola come il risultato dell'eccitazione di un filtro lineare da parte di una o più sorgenti sonore. Questo perché il suono della voce è causato dalla vibrazione delle corde vocali. Questo modello è conosciuto come modello filtro sorgente. Questo modello si è rivelato estremamente utile, specialmente per ricreare artificialmente il suono delle formanti vocali. Le formanti vocali sono delle particolari frequenze relative alle risonanze prodotte dal tratto vocale. Le formanti sono estremamente importanti perché sono l'elemento spettrale che caratterizza sia l'emissione sia il riconoscimento di ciascuna vocale umana. Questa teoria e questo modello hanno permesso lo sviluppo di diverse tipologie di sintetizzatori, utilizzati per ricreare artificialmente le caratteristiche delle formanti vocali. Questi sintetizzatori si sono rivelati fin da subito estremamente flessibili e dinamici e allo stesso tempo relativamente facili da controllare e da sviluppare. Ma soprattutto, attraverso questa tecnica, la qualità del segnale prodotto risultava estremamente realistica. Questo tipo di sintesi è conosciuto come formant synthesis o sintesi performanti. Un sistema di sintesi performanti funziona più o meno così. Il suono viene prodotto da un segnale sorgente, come un generatore di rumore o un generatore di impulsi, che viene poi passato attraverso un gruppo di risonatori collegati in parallelo o a cascata, o in una combinazione di questi. I risonatori sono dei particolari filtri che rappresentano le risonanze prodotte dal tratto vocale. Negli anni 50 fecero quindi la loro apparizione i primi sintetizzatori performanti. Uno degli esempi più famosi fu l'Orator Verbis Electris, progettato da Carl Gunnar Fant, un nome molto importante nel campo della fonetica e della storia della sintesi vocale. Ascoltiamo quindi un esempio del sistema di Fant tratto dall'archivio online di Acoustics Today. How are you? I love you. Welcome to the Stockholm Speech Communication Seminar. La sintesi performanti è rimasta per anni la tecnica di sintesi più utilizzata e considerata più versatile per la creazione di un parlato artificiale. Negli stessi anni, insieme alla sintesi performanti, un'altra tecnica che si iniziò a sperimentare fu la sintesi vocale basata sul Linear Predictive Coding, abbreviato LPC, oppure in italiano codifica predittiva lineare. Anche se questa tecnica era stata originariamente sviluppata per l'analisi e la codifica del parlato, la codifica predittiva lineare poteva essere adattata anche per la sintesi vocale. Se ci pensiamo, anche il sistema di Dudley si basava sulla codificazione e sull'analisi del parlato.
Ma, in maniera simile alla sintesi performanti, anche la sintesi per LPC si basava su un modello filtro sorgente del tratto vocale. Ora, io non mi inoltrerò nei dettagli di questa tecnica. Basta solo ricordare che l'importanza della codifica predittiva lineare sta nella sua efficienza. Infatti, tramite questa tecnica è possibile sintetizzare un segnale vocale con un bitrate ridotto, ma con una qualità ragionevolmente buona. Vedremo meglio nei prossimi video come la codifica predittiva lineare sia stata estremamente importante per lo sviluppo di sistemi di sintesi vocale digitale, specialmente quelli basati su circuiti integrati e microcontrollori. Qui si conclude questo primo episodio. Nella seconda parte esploreremo la storia e lo sviluppo della sintesi vocale partendo dai primi sistemi computerizzati. Vi lascio nella descrizione alcuni link ad articoli utili ad approfondire i temi che abbiamo trattato in questo video. In più vi lascio il link ad una playlist contenente altri video interessanti presenti su YouTube e relativi alla storia della sintesi vocale.